Mi fa male pensare al lavoro di mio marito e a cosa debba fare. Io e i bambini siamo sempre in pensiero fino a che non torna perché è un lavoro pericolosissimo. Fortunatamente tutti quelli che sta controllando adesso sono piccoli e non ostruiti. Non ho altra scelta. Purtroppo sono costretto a fare questo sporco lavoro. Vai giù. È impossibile descrivervi la puzza che esce da questo tombino. Disumana. È pieno, chiaramente ci sono feci umane miste a spazzatura. Si è immerso quasi totalmente fino al mento. Sono anche preoccupato per lui perché non sembra una situazione facile. Sento puzza di gas dentro, non respiro bene. Non mi piace questa situazione. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Siamo appena entrati in una delle baraccopoli più difficili di tutto Islamabad, la capitale del Pakistan, perché proprio qui vogliamo documentare il lavoro più duro al mondo. E vi avverto, sarà un episodio molto tosto, molto difficile anche da guardare, quindi provate a restare con me fino alla fine perché sarà una storia davvero straordinaria. A Islamabad si contano circa 40 baraccopoli come questa, dove vivono più di 100.000 persone. Immaginatevi le condizioni in cui vivono, non c'è acqua potabile, condizioni igienico-sanitarie molto complesse. Però il problema più grave è qui sotto, le fogne che si riempiono di acque reflue che sono difficili da gestire e da smaltire. E soprattutto in questo periodo, che è il periodo dei monsoni, si riempiono fuoriuscendo e allagando tutta la slum, tutta la baraccopoli. Però ci sono delle persone, degli operai che si sacrificano per tutta la comunità per liberare queste ostruzioni immergendosi direttamente nella fogna. Queste persone si chiamano gli uomini della fogna. Noi stiamo andando a incontrarli per capire che cos'è per loro la felicità, come può essere felice la persona che fa il lavoro più difficile al mondo. Chi sono esattamente questi uomini fogna? In Pakistan vengono chiamati manual scavengers, letteralmente spazzini manuali. Sono coloro che si occupano di mantenere le fogne funzionanti nelle baraccopoli e nelle aree urbane più povere, immergendosi direttamente nei liquami per lavorare a mani nude. E sono quasi sempre cristiani. In Pakistan, infatti, la comunità cristiana rappresenta una minoranza marginalizzata, tenuta quasi fuori dalla società, costretta a vivere in ghetti sovraffollati e a fare lavori che nessun altro vuole fare. Qui nelle baraccopoli i cristiani sono gli ultimi, i reietti. Vivono in condizioni che sembrano quasi fuori dal tempo, dimenticati dal mondo esterno. Non hanno accesso a istruzione o assistenza sanitaria di base e i lavori più degradanti come quello degli uomini fogna sono riservati a loro. Per aumentare le nostre probabilità di trovare gli uomini della fogna siamo nella comunità cristiana, perché la maggior parte delle persone che praticano questo lavoro sono cristiani. Soltanto che è molto difficile perché spesso sono ghettizzati anche dentro la loro comunità, perché ovviamente immergendosi nella fogna le persone cercano anche di evitarli. Però adesso proveremo a cercare, proveremo a chiedere ai locals e anche alle chiese in cui loro vanno a pregare. La fede però è la loro ancora di salvezza in un mondo che li ha messi da parte. E visto che non gli è concesso nemmeno avere delle chiese ufficiali, loro se le costruiscono all'interno delle loro case. E in una di queste chiese improvvisate incontro un pastore che mi racconta cosa vuol dire essere un cristiano qui. Quali sono gli ostacoli maggiori che dovete affrontare nella vostra comunità? Qui siamo abbandonati a noi stessi. Qui la Chiesa cristiana non ha nessun potere o fondi per funzionare correttamente. È per questo motivo che dobbiamo costruire chiese domestiche affinché le persone possano venire in casa di Dio e pregare. Gli uomini fogna subiscono discriminazioni a causa del loro lavoro in questa comunità? Per loro fare questo lavoro è ancora più difficile. Nessuno vorrebbe farlo, però purtroppo non hanno altra scelta. Fanno solo tutto il possibile per sopravvivere e per provvedere alle loro famiglie. Questi luoghi di culto sono molto più che chiese. Sono rifugi spirituali, centri di comunità dove anche i più umili tra loro, come gli uomini fogna, possono trovare un senso di appartenenza e speranza.
mi dice che qui tra le preghiere e i canti trovano una scintilla di umanità che li solleva anche per pochi momenti dal peso del loro lavoro. In questi luoghi, gli ultimi della società riescono a sentirsi parte di qualcosa di più grande e essere visti e ascoltati. Davvero peculiare vedere così tante chiesette all'interno di un quartiere a Islamabad, che è praticamente la capitale dell'Islam qui in Pakistan. Però è importante sapere che tutte queste chiesette sono praticamente illegali perché sono costruite all'interno delle case. Il governo non dà l'accesso, la possibilità a costruire delle vere chiese. Quindi le persone per pregare, per professare la loro fede, costruiscono la chiesa all'interno delle loro case e accolgono tutti gli altri credenti. Questo slam è praticamente una fogna a cielo aperto, però ovviamente è il posto migliore in cui incontrare gli uomini delle fogne, proprio perché ovviamente qui hanno tantissimo lavoro da fare e in più perché questa è una delle comunità più grandi di cristiani a Islamabad ed è questo praticamente la discriminazione per il quale loro sono obbligati a fare i lavori più difficili, i lavori più duri. Però prima di proseguire nella nostra avventura voglio parlare di qualcosa di molto importante. Ormai dovrebbe essere scontato utilizzare una VPN visto tutti i rischi che si corrono online. Purtroppo però molta gente corre ai ripari soltanto quando subisce un danno. Io invece ho deciso di utilizzarla tutti i giorni per proteggere la mia navigazione ed è per questo che ho scelto NordVPN. Adesso vi spiego il perché. NordVPN cripta la mia connessione internet nascondendo il mio indirizzo IP e quindi la mia vera posizione fisica. Nessuno può sapere che sito visito o cosa sto facendo online. Nemmeno NordVPN, perché la protezione è garantita grazie alla politica No Logs. Ma la vera svolta è Threat Protection Pro, che non solo cripta la connessione, ma blocca anche malware, siti pericolosi e persino i fastidiosissimi annunci pubblicitari. Una protezione completa 24/7. E ora è il momento perfetto per provarla, addirittura soddisfatti o rimborsati. Nel link in descrizione troverete un'offerta esclusiva per il Black Friday di NordVPN e più 4 mesi extra in regalo sui piani biennali. Ma non è solo una questione di sicurezza, perché cambiando la tua posizione virtuale puoi risparmiare su voli hotel per le vacanze di Natale. Semplicemente cambiando il tuo IP hai accesso a offerte che non vedresti altrimenti. Oppure, come faccio io, posso accedere a serie TV e film americani anche se mi trovo in Pakistan. E senti questa, se sfortunatamente ti accorgi che un tuo acquisto online era una truffa, nessun problema. Ci pensa NordVPN rimborsandoti fino a 5.000 euro. Non male per una VPN. E come se non fosse abbastanza, con un solo account puoi proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, che sia il tuo laptop, il tablet o il cellulare delle persone a cui vuoi più bene. E come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN e navigare in totale sicurezza. E adesso torniamo alla nostra avventura. Non è difficile vedere per strada gli uomini fogna, perché di lavoro per loro, purtroppo per fortuna, ce n'è sempre. Sanjid ha appena iniziato a lavorare, ma il suo sguardo ha già l'aria stanca di chi conosce troppo bene questo lavoro. Accetta di farsi accompagnare da noi mentre lavora su un tombino bloccato da settimane. E mentre Sanjid si prepara a entrare nel tombino, la situazione mi sembra surreale. L'odore è così forte che ti fa venire voglia di scappare. Ma per lui è solo un altro giorno a lavoro. Intorno a noi la gente guarda, ma non Sanjid. Sono più interessati alle nostre telecamere, mentre lui è semplicemente parte del paesaggio. È sconvolgente vedere come qualcosa di così degradante possa essere considerato la normalità qui. Questo è il momento più delicato del lavoro di Sanjid perché sta per aprire il tombino in cui veramente avrà accesso alla fogna. Deve stare attentissimo perché questo è il momento pericoloso in realtà, perché dentro al tombino ci possono essere dei fumi chimici che potrebbero stordirlo una volta dentro e molti dei suoi colleghi sono morti proprio in questo modo. Infatti è meglio se ci allontaniamo perché lui, spero, probabilmente dovrebbe capire subito se c'è qualche rischio e di solito buttano anche un fiammifero dentro per vedere se c'è una reazione. Se c'è una reazione chimica vuol dire che lui non può scendere dentro. Ora capiamo come si comporta lui. Ora vado giù. Ok? In realtà non ha controllato tantissimo, si è calato subito nel buco, nel tombino. Spero che la sua esperienza gli abbia fatto valutare bene la situazione e ha appena utilizzato il suo strumento, l'unico strumento necessario in realtà, perché alla fine fanno tutto con le mani, ovvero un filo di ferro con il quale libera l'ostruzione dentro la foglia e adesso sta proprio facendo questo. Questo tombino non è fortunatamente pieno di acqua reflua,
quindi il suo lavoro dovrebbe essere un po' più semplice, però in questo momento vedo che sta lavorando forte su alcune ostruzioni, è molto forte vederlo da qui. Chiedo ingenuamente cosa siano quei rigoli d'acqua che sfiorano Sanjid e la risposta è quasi banale. Sono gli scarichi dei bagni del quartiere. C'è troppa sporcizia, c'è troppa immondizia lì dentro. È pieno di sacchetti di plastica, pieno di rifiuti, ci sono anche stracci, ecco perché è tutto bloccato. Mi sono anche tagliato con un piccolo pezzo di metallo tagliente nascosto lì in mezzo. Ho pulito il passaggio e ho tirato fuori la sporcizia e l'immondizia. Credo che Sanjid abbia fumato un bel po' prima di venire al lavoro oggi, perché è molto, molto alterato, non riesce quasi a parlare. Credo che per fare questo lavoro alcune volte aiuti non essere molto cosciente. Decidiamo di lasciare riposare Sanjid e incontriamo un suo collega di nome Niahad. È un uomo di famiglia, con una presenza calma e dignitosa che contrasta con il caos delle baraccopoli intorno a noi. Niahad ci sta portando a lavoro con lui, però ci sta spiegando che non è facile quando cammina per la città perché tutti lo evitano. Infatti mi guardano tutti per dire: ma cosa ci fai con lui? Però sono ancora più felice di accompagnarlo in una giornata nel suo lavoro. Fa questo lavoro da decenni e c'è una certa serenità nei suoi gesti, quasi come se avesse trovato un equilibrio tra il dovere e la necessità di sopravvivere. Fortunatamente tutti quelli che sta controllando adesso sono piccoli e non ostruiti, quindi li sta controllando, li sta aprendo e adesso li richiude per proseguire. Gli hanno dato da controllare tutto questo quartiere, quindi ce ne saranno qualcuno in più da controllare. Passiamo la giornata con Niahad seguendolo mentre controlla ogni tombino cercando il punto di ostruzione. Il suo compito è lungo e faticoso, ma i suoi movimenti sono sempre misurati e precisi. Tra le vie delle baraccopoli siamo sicuramente un'accoppiata più unica che rara. La gente lo guarda e ci guarda con un misto di curiosità e a volte disprezzo. Niahad sa bene che molti lo considerano impuro, un portatore di malattie, ma per lui è un lavoro come un altro, necessario per la sopravvivenza della sua famiglia. Devi controllare se in questo ci sono delle ostruzioni. Mamma mia. Controllo questo che era bloccato. Veniamo a pulirlo praticamente ogni giorno. C'è un po' di immondizia bloccata dentro. Per questo devo scendere a liberarlo. Ora vi faccio vedere come si fa. Devo ripulirlo bene. C'erano delle pietre incastrate. Ora le tiro fuori. Così la fogna può passare bene. Sì, andiamo. Questa è davvero stretta, non ci passa neanche. Spero che non andiamo a andare più giù di così perché ho paura che rimanga quasi incastrato. Perché dovete ancora fare questo lavoro? Non ci sono delle macchine che lo possono fare per voi? Ci sono macchinari che possono farlo, ma le strade sono troppo strette, non c'è abbastanza spazio. Il tuo lavoro è illegale in Pakistan. In Pakistan solo i cristiani fanno questo lavoro, perché solo per noi è legale farlo. Ecco perché nessun'altra comunità, oltre a quella cristiana, può fare questo mestiere. Davanti a un tombino più grande, Niahad si fa più serio. È come se il suo lavoro iniziasse solo adesso. Infatti, stranamente si spoglia, ma ancora non capisco il perché. Deduco però che sia un tombino difficile perché Sanjid corre a dargli una mano. Ora lo apriremo, poi lo puliremo e toglieremo qualsiasi sporcizia che lo blocca. La gente qui tira di tutto dallo scarico. Qui dentro c'è molto gas. Bisogna stare molto, molto attenti. Tanti colleghi
ci sono rimasti secchi. Poi dentro i tombini ci tagliamo sempre le mani e i piedi. Ci sono oggetti appuntiti di ogni tipo che possono essere molto pericolosi. Questo sarà complicato da pulire perché è il tombino più grande del quartiere e ci può essere dentro di tutto. Puliremo la superficie, poi scenderò per controllare il punto in cui è tutto bloccato. Fallo stare sotto. Io ci appoggio su il piede. Tienimi dalla corda. Vai, vai giù. Ora ti teniamo in due. Continua. Tieni sempre la corda. Vai, ti tengo io. Continua, non preoccuparti. Fatto? È impossibile descrivervi la puzza che esce da questo tombino. Disumana. È pieno, chiaramente ci sono feci umane miste a spazzatura. Si è immerso quasi totalmente fino al mento, solo che non riesce a trovare un appiglio con i piedi. Quindi i suoi colleghi lo stanno tenendo perché non c'è ossigeno dentro. E quindi se non ci fossero loro che lo tengono potrebbe anche annegare. Quindi adesso la situazione è un po' delicata perché sembrerebbe che non riesce a trovare l'ostruzione con i piedi. Sono anche preoccupato per lui perché non sembra una situazione facile. Sento puzza di gas dentro, non respiro bene. Non mi piace questa situazione. Fratello mio, arrivo. Esci ora. Niente da fare, è tutto bloccato lì sotto. È molto difficile. Laggiù la puzza di gas era fortissima. E mi girava la testa lì dentro. È provato, è molto provato perché quando era giù non riuscivo a respirare. Per un attimo mi sono preoccupato anch'io perché diceva che non riusciva a muoversi, che era troppo profondo. Poi i suoi compagni lo hanno aiutato a uscire, ma questo è sicuramente un lavoro pericolosissimo, non soltanto il più difficile al mondo. Non è facile documentare queste vite, queste storie, però credo sia importante anche avere la sua testimonianza su cosa può essere la felicità quando fai il lavoro più difficile al mondo, forse. Noi abbiamo paura di entrare in questi tombini perché sono pieni di gas e fogna. Ti può uccidere. Non sarebbe la prima volta che qualcuno muore qui dentro. Sono già successi incidenti del genere. Per questo motivo non sono riuscito a liberarlo. Siamo però costretti a farlo. Dovrò tornare con altri strumenti per sbloccarlo e liberare il flusso della fogna. Perché ogni settimana si intasa per tutta la spazzatura. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? Nessuno, purtroppo. Tutti abbiamo dei bambini piccoli. Quando torniamo a casa e vediamo i loro volti, ci ricordiamo per chi lo facciamo. Loro sono la nostra unica e vera forza. E come per un operaio qualsiasi, anche la giornata di Nahad è finita. E sorprendendomi, mi invita a casa sua. Vuole farmi conoscere la sua famiglia. Wow, è la tua famiglia? Sì. Questi sono i miei figli e questa è mia moglie. Abbiamo 3 figli e 2 figlie. La pace sia con te. Questa è casa di Liaquat. Credo ci vivano più di una famiglia. Adesso lo chiediamo, però guarda quanti bambini, sono bellissimi. Facci una foto. Siamo 2 famiglie in questa stanza e ci sono tanti bambini, ma ci aiutiamo l'un l'altro per superare le difficoltà.
La casa non è nostra, è di mio fratello, ma grazie a lui abbiamo un tetto sopra la testa. Non è una vita facile, stiamo attraversando tempi davvero duri. Ho 5 figli, 3 maschi e 2 femmine. Quei 3 sono i miei ragazzi e quelle sedute lì sono le mie ragazze. Quando mi chiamano per un lavoro sono contento perché potrò comprare da mangiare a loro. A volte non mangiamo né a pranzo né a cena. Capisci quanto è importante anche un lavoro come il mio? Riesci in qualche modo ad essere felice quando ti chiamano per lavorare? So che il mio sembra il lavoro più brutto al mondo, ma io non vedo l'ora che mi chiamino, perché devo far mangiare e mandare a scuola i miei figli. Penso sempre al lavoro di mio marito, a quanto sia duro, ma ci serve per sfamare i nostri figli. Se fai un bel lavoro sei felice. Questo non è un bel lavoro, ma ringrazio Dio per quei pochi soldi che ci arrivano. Sono molto importanti per noi. Io e i bambini siamo sempre in pensiero fino a che lui non torna, perché è un lavoro pericolosissimo. La gente dice che è un lavoro sporco, ed è vero. I suoi vestiti sono sempre rovinati e nessuno lo tocca o sta con lui. Mi dicono, tuo marito dovrebbe trovare un lavoro migliore. Questo non è un lavoro vero. Non ho amici a causa del mio lavoro e delle conseguenze che porta, ma non ho scelta purtroppo. Questa è la mia famiglia e devo farlo comunque. I tuoi figli conoscono il tuo lavoro? I miei figli capiscono cosa facciamo. Non gli piace, certo, ma quando gli porto da mangiare sono felici. L'unica cosa che mi importa è dimostrare ai miei figli che il loro papà è una persona onesta e che vuole solo vederli felici. Sogno che i miei figli possano avere successo e che un giorno possano aiutare anche mio marito. Spero che lui possa lasciare questo lavoro e trovare qualcosa di meglio. In queste condizioni così dure, qual è la fonte della tua felicità? Quando abbiamo qualcosa da mangiare, siamo felici. Anche pochi soldi ci permettono di sfamarci. E questo basta. Il lavoro è faticoso, ma lo faccio per i miei figli. Sono loro la mia forza. Non guadagno tanto, ma quel poco ci aiuta a sopravvivere. E questo per me è già molto. Non ho potuto studiare, ma lavoro duro affinché i miei figli possano avere un'istruzione. Ogni giorno facciamo sacrifici per dare a loro la possibilità di studiare e di cambiare il loro futuro. Se c'è una cosa che mi è chiara dopo tutti questi anni di ricerca è che la felicità non ha lo stesso significato per tutti. Per Nihat, per esempio, non si tratta di grandi sogni o aspirazioni irraggiungibili. La sua felicità è semplice, radicata nella dignità del lavoro, nell'amore incondizionato per la famiglia e nella speranza di un futuro migliore per i suoi figli. Ogni giorno in cui riesce a mettere un piatto sul tavolo è una piccola vittoria, un passo in avanti verso la sua idea di felicità. La sua storia ci mostra che non è la condizione esterna, per quanto difficile o degradante, a determinare la felicità, ma la capacità di trovare un senso anche nelle circostanze più dure.